Amici e amiche, bentornati sul mio canale e per chi è nuovo benvenuto. Oggi vi voglio portare con me a vedere una build per il Negromante molto carina, molto mobile e soprattutto molto simpatica. È la build per il Negromante Evocatore. Noi evocheremo i servitori chi sono? I servitori sono semplicemente i minion, ossia i guerrieri scheletrici, i guerrieri maghi, i goblin, eccetera. Questa è una build off meta. Cosa vuol dire off meta? Off meta è semplicemente una build che attualmente non ha il lustro che dovrebbe, quindi non è una build in grado S che non vi permetterà di fare dei pit estremamente alti, di one shottare la qualunque, ma è una build che è molto divertente e soprattutto utile per diversificare il tutto. Per questo oggi, mentre stavo montando il video da portare dopodomani, stavo pensando di farci questa nuova serie, ossia portare tutte le build dei vari personaggi, quindi dei vari character, che sia necromante, che sia barbaro, che sia incantatore e tutto il resto, che sia il rogue, eccetera, portare delle build che non sono meta, quindi gradi A, gradi B, gradi C, eccetera. Con questo non sto dicendo che in queste build sono brutte, fanno schifo e altro, assolutamente lungi da me nel dire o pensare queste cose, anzi voglio dare importanza alle build off meta, perché tutti portiamo build meta, perché tutti è semplice, no, portare le build super forti, super potenti, entrare nel mondo T4 e distruggere istantaneamente tutto. Queste build che invece voglio portarvi vi daranno anche molte gioie, oltre che essere simpatiche ed altro, perché vi faranno proprio apprezzare di più il mondo di Diablo, ossia il crescere tempo, giorno dopo giorno, item dopo item e vedere il personaggio che cresce insieme a voi imparate cose nuove, noi impariamo cose nuove, loro si potenziano e potrete sempre scalare di più mondi, pit, eccetera. Questa non voglio che venga presa come la storia del bruttanatroccolo che si trasforma in cigno, perché tutte le classi, tutte le build sono molto belle, sono ben strutturate, il problema è che a ogni stagione alcune build sono molto più potenti di altre e quindi quelle meno potenti vengono accantonate da una parte, vengono dimenticate. Ed è proprio questo quello che voglio fare insieme a voi, è portarvi tutte le altre build off meta. Ovviamente fatemi sapere nei commenti se può piacervi questo tipo di contenuto, questa nuova idea, questo che per me è un contenuto abbastanza carino e soprattutto diamo importanza a tutte le altre build e non unicamente e solo alle build attuali di grado S, S+, eccetera. Dopo aver detto tutto questo, direi che siamo pronti ad entrare in gioco e andare a vedere questa build e poi andremo a testarla un pochino insieme. Quindi ci vediamo tra un istante. Ok amici, eccoci qui nella nostra affollatissima sala piena di scheletrini, golem e quant'altro, molto bella e già questo è un gran punto a favore perché li trovo fantastici, mi sento molto in compagnia avendo tutta questa gente intorno, anche se sono un po' silenziosi, eh. Ora andiamo a vedere le caratteristiche di questo negromante, perché ha delle caratteristiche abbastanza particolari, togliendo l'intelligenza perché lui, lei anzi perché è una donna, lavora su intelligenza, quindi dovete avere l'intelligenza più alta possibile. L'intelligenza aumenterà i nostri danni delle abilità e aumenterà tutte le nostre resistenze e fin lì siamo ok. Le resistenze siamo oltre il cap, quindi potete stare tranquilli perché dovremmo stare al 70%, siamo al 71.6 e 72, quindi a posto così. La cosa che voglio farvi vedere molto simpatica e molto bella, eccola qui, guardate, probabilità di colpo critico 100%. Questa probabilità di colpo critico del 100% equivale sia per noi e sia per i nostri amichetti minion, mi raccomando. La probabilità di colpo critico a livello 100, questa è pura, non ho preso boost per aumentarla, perché i boost, fra virgolette, se li vogliamo chiamare così, elisir e incensi, ho preso semplicemente quella che aumenta l'intelligenza, ho preso quello che aumenta l'armatura, quella che aumenta tutte le resistenze e quella che ci aumenta la vita, perché questo necromante, in questo determinato caso, pecca un po' di vita, quindi dovete fare un minimo di attenzione sulla vita, ma a questo ci arriveremo dopo.
Un'altra cosa che dovrete vedere molto importante di questa build, in questo specifico caso, dovete vedere la velocità d'attacco e la velocità d'attacco delle evocazioni soprattutto, perché noi andremo a lavorare solo, esclusivamente ed unicamente con le evocazioni. Poi scendendo giù, l'importante è anche questa statistica, danni da evocazione 806,5%, questa tenetela d'occhio perché è molto importante. Tutti i danni 2546,8%, anche questo più è alto è e meglio è, perché poi si andrà a rispecchiare verso i nostri companion minion. Altri dati molto importanti sono questi: danni con guerrieri, danni con maghi, danni con golem, danni contro elite, che questo è per tutti. La build è incentrata molto sul golem. Avremmo potuto fare anche una build generica, quindi con danni molto minori, attenzione, perché una build generica fa danni abbastanza minori senza che una classe salga, quindi in questo caso abbiamo scelto il golem, avremmo potuto scegliere i maghi scheletrici, avremmo potuto scegliere i guerrieri scheletrici e quant'altro. Io ho optato per il golem perché è quello che mi piace di più e poi soprattutto è quello che può fare più danno in prospettiva e quindi cercare di, come vi dicevo all'inizio, di andare avanti e migliorarci sempre. Un'altra statistica molto importante che dovete vedere per la build evocatore, togliendo la nostra vita massima, è il bonus della vita delle evocazioni, bonus vita dei guerrieri, maghi e golem. Mi raccomando, anche questi devono essere dei dati abbastanza alti. Già così va bene perché loro difficilmente vanno a terra, forse una volta ogni tanto proprio potrebbe andarti a terra un guerriero scheletrico, ma è molto molto rara come cosa. Andrete a terra prima voi di loro, ve lo assicuro, se non facciamo attenzione. Per quanto riguarda l'armatura siamo al cap, quindi non c'è assolutamente nessun problema e per il resto delle statistiche a posto così. Ora andiamo a vederci direttamente gli item, che questi sono molto importanti e ve ne farò vedere di differenti perché magari non tutti hanno il nonno, perché il nonno capisco che è un item, un mitico unico abbastanza raro da trovare, eccetera, quindi posso capirlo e vi farò vedere anche un'altra arma da potergli mettere. Comunque in testa ora andiamo a mettere Erede della Perdizione. Erede della Perdizione, anche questo è un mitico unico. Se non lo avete, questo mitico unico, quindi Erede della Perdizione, gli potete mettere un casco normalissimo, quindi un casco ancestrale leggendario, che abbia vita, vita massima, intelligenza, e da lì potete scegliere se mettergli armatura oppure mettergli resistenza a tutti gli elementi. Per quanto riguarda le tempre, per il casco, se non avete questo, per le tempre gli potete tranquillamente mettere armatura in percentuale, perché così almeno vi salirà l'armatura e eviterete di andare a prendere degli elisir, e magari quegli elisir li utilizzerete per un'altra cosa, per aumentarvi la vita e quant'altro, quindi gli andrete a mettere una tempra di armatura e volendo una tempra sul recupero tempo attivo del golem, oppure durata di Soul Rift, ossia frattura dell'anima. Questa è a scelta vostra. Per quanto riguarda invece l'erede della perdizione, quello che stiamo utilizzando adesso, noi effettivamente qui di importante abbiamo velocità di movimento, che ci potrà permettere di scappare in determinate situazioni, quindi di allontanarci e far pensare a tutto loro, perché noi comunque sia dovremo rimanere un po' più larghi dal combattimento e dopo vi farò vedere anche, stando addosso ai mob o stando lontano, quanta differenza c'è, perché anche questa la differenza è sostanziale e l'andremo a vedere dopo quando usciremo. Quindi qui vi consiglio di mettere o velocità di movimento o probabilità di colpo critico. Sono due, tecnicamente. Io avrei preferito il doppio potenziamento su probabilità di colpo critico, però come avete potuto vedere, se seguirete questa esatta build voi arriverete al 100% di probabilità di colpo critico senza il doppio affix, doppio potenziamento su probabilità di colpo critico o addirittura avere un great affix. Quindi a me è andata molto meglio così e se seguite esattamente questa, fatela esattamente così perché gira molto bene, siete molto rapidi e la vostra probabilità di colpo critico sarà sempre al 100%. Quindi ogni colpo, vi ricordo, sarà un colpo critico garantito. Per quanto riguarda il torace avete due scelte. Mettere il torace ancestrale leggendario, che è questo qui,
non siate sfortunati come me, in questo torace leggendario il Great Affix dovreste trovarlo nel dominio dei golem, mi raccomando, perché vi aumenta il danno dei golem. Se invece la trovate così va bene comunque, perché avrete un punto in meno sul dominio dei golem e ok. Se potete però il Great Affix trovatelo lì dove vi ho detto. Quindi gli item di andare a metterli da trovare sono intelligenza, vita massima e dominio dei golem. Per quanto riguarda la tempra gli andava a mettere un'armatura totale in percentuale, perché con l'armatura siamo abbastanza bassi e questa ci permetterà di innalzarla, e molto, molto importante, durata, frattura dell'anima. Frattura dell'anima è la nostra ultra che ci andremo a lavorare molto, molto, anzi, diciamo che ci andremo a lavorare sempre in realtà. Per quanto riguarda l'infusione, gli andremo a mettere aumenta la tua riduzione danni del 25%, perché in testa o gli mettete, come vi ho detto, Erede della Perdizione o il vostro ancestrale, ma se avete Arlecchino, Harlequin, insomma, il mitico unico, questo qui, potete andargli tranquillamente a mettere questo. Questo vi abbasserà il tempo di recupero di tutto, ma soprattutto avrete 4 gradi a tutte le abilità e avrete una riduzione danni del 20% sempre, quindi se avete cimiero o Arlecchino potete mettere tranquillamente anche quello. Per quanto riguarda il torace è tutto, ci spostiamo sui guanti e i guanti devono essere così. I guanti, almeno gli item, gli affissi devono essere così, quindi velocità d'attacco, probabilità di colpo critico e danni critici. Velocità d'attacco è importante perché si andrà poi a rispecchiare sui nostri golem, sui nostri scheletri, eccetera, sui nostri minion. Danni critici, se potete, prendete lo stellato, quindi col Great Affix, proprio perché vi ho detto che noi lavoriamo soprattutto sui danni critici avendo il 100% di probabilità di colpo critico. Per quanto riguarda le tempre gli andremo a fare danni da golem e durata frattura dell'anima. Io vi sto nominando le tempre. Per chi non sapesse che cosa sono le tempre, quindi appena entrato o altro, c'è un video direttamente sul mio canale postato ieri, ve lo lascio anche qui, link in descrizione, che vi spiegherà tutto quanto per filo e per segno cosa sono le tempre, le rifiniture, dove farmare, eccetera. Troverete tutto, link in bio. L'infusione che noi andremo ad utilizzare sui guanti è: mentre hai servitori attivi le tue evocazioni infliggono il 45% di danni aggiuntivi, ma ogni servitore ti prosciuga un'essenza al secondo, che questa poco male, perché tanto non è che ci serve troppo, tanto ci si ricarica anche velocemente, quindi non c'è assolutamente problema. Per quanto riguarda i gambali, le gambe, questo è molto importante, dovete avere questo, non vi potete muovere da qua, questa deve essere. Si chiamano braghe della luna di sangue. Qui a schermo vi farò vedere dove si può droppare, da quale boss del covo la potrete droppare. Qui, se siete fortunati, probabilità di colpo critico, il Great Affix molto importante, dominio dei golem e comandante infernale, dovrebbe essere proprio quello là che dovete andare a cercare di Great Affix, quindi triplo Great Affix è molto importante. Abilità maledizione, se volete lo prendete col Great Affix, se no va bene anche senza Great Affix. Se non siete troppo fortunati, andate a cercare il Great Affix su dominio dei golem e o comandante infernale. E poi i potenziamenti, quindi le rifiniture, gliele andrete a mettere su probabilità di colpo critico per aumentare e mandarlo al 100%. Le scarpe e gli stivali, quindi gli stivali sono ancestrali leggendari, sono normali, quindi li potrete trovare nel mondo. Importante è che li trovate dominio dei guerrieri scheletrici. Ora, se lo trovate col Great Affix dominio dei guerrieri scheletrici sarebbe tanta roba e siete ok. Se no, va bene lo stesso, insomma avrete un punto in meno, come vi ho detto, per dominio dei golem sul dominio dei guerrieri scheletrici. Intelligenza, armatura, dominio dei guerrieri scheletrici. Per quanto riguarda le tempre, anche qui gli andremo a mettere durata di frattura dell'anima, questa la troverete molto spesso in questa build, in queste tempre, e velocità di movimento. L'infusione, che è molto importante, andiamo ad aumentare il numero dei nostri guerrieri scheletrici e maghi scheletrici di 2. Infatti, come potete vedere qui verso il centro, abbiamo 6 guerrieri scheletrici attivi e 5 guerrieri maghi scheletrici. Senza questo ovviamente sarebbero molti di meno. Per quanto riguarda l'amuleto, io ce l'ho 7,50, che nella fortuna mi ha detto sfortuna, perché l'amuleto, per essere perfetto, quindi per essere un amuleto top, deve essere esattamente così.
all'800 magari sarebbe stata ancora meglio. Comunque sia, dovete avere intelligenza in percentuale, dovete avere comandante infernale e danni amplificate. Se voi potete, il Great Affix prendetelo su comandante infernale, se lo trovate sarebbe tanta roba, così poi gli andate a mettere anche danni amplificate e siete al top, raga. Per quanto riguarda le tempre, gli andiamo a mettere riduzione tempo di recupero attivo di golem, come vi dicevo anche sul casco se non avete il mitico unico, quindi riduzione tempo di recupero attivo del golem e durata frattura dell'anima di nuovo. Per quanto riguarda l'infusione, i tuoi servitori ottengono danni aumentati mentre sono vivi fino all'89. Ovviamente la mia fortuna non sono riuscito a trovarla al 90, me l'ha data all'89 giustamente, quindi fino al 90% dopo 10 secondi, quindi avranno il 90% dei danni aumentati quando siete al di fuori. L'altro anello, che è molto importante, ora non insultatemi per questo anello, ma è l'anello di Mendeln. L'anello di Mendeln, vabbè, questo è 4 Great Affix e anche l'ultimo è quasi maxato e non vi dico di prenderlo così perché è abbastanza complicato. L'importante è che l'anello di Mendeln gli andate a trovare il Great Affix, se lo trovate con un solo Great Affix lo dovete trovare su dominio dei guerrieri scheletrici, maghi e golem. Se non lo trovate lì, continuate a cercarlo perché minimo lì lo dovete trovare. Il top sarebbe dominio dei guerrieri scheletrici eccetera e danni in percentuale. Ora la tempra qui mi ha preso un po' in giro la rifinitura perché me l'ha data danni più 140 più 114.8%, come potete vedere è arancione, quindi mi ha dato il triplo potenziamento sui danni, che è tanta roba, molto bello perché ci aumenta tanti danni e quindi di conseguenza anche i nostri guerrieri minion saranno potenziati. Ma se voi potete, anzi voi dovete, non potete mettere i potenziamenti su dominio dei guerrieri scheletrici, maghi e dominio dei golem, dovete andare ad aumentare quello per fare ancora più danni dei danni in percentuale, mi raccomando. Per quanto riguarda l'altro anello è un anello ancestrale leggendario normalissimo e questo qua sì, anche questo ha detto abbastanza fortuna, nel senso va bene così. Voi potete tranquillamente prenderlo con vita massima o intelligenza, questa è dipesa vostra, però ve lo consiglio con vita massima perché come vi ho detto e vi ho fatto vedere la vita non è troppo alta, non stiamo sui 20-30.000 quindi non possiamo tankare troppi colpi, quindi prendetelo con vita massima, velocità d'attacco sempre e danni critici, che questo andrà tutto poi rivolto anche ai nostri amici minion. Per quanto riguarda invece la tempra andiamo a mettergli sempre riduzione tempo di recupero attivo del golem, quindi andiamo a ridurre ancora il tempo di recupero e soprattutto gli andiamo a mettere danni da golem, quindi il nostro golem farà dei danni aumentati, in questo caso più 173.4%. L'infusione, questa è molto importante, state attenti, dovete trovarla, se non ce l'avete il tuo golem attivo fa anche ruttare il tuo golem, infliggendo 2646, insomma questa è in percentuale a dipesa vostra da quanto ce l'avete, danni fisici ai nemici circostanti. Il tuo golem, questo è importante, il tuo golem consuma cadaveri per ridurre il suo tempo di recupero restante di 1 secondo, quindi più cadaveri create e lui più velocemente crea questi, cioè abbassa il tempo di recupero, ecco. Per quanto riguarda l'arma, e ora vi faccio vedere questo nonno, ma ve lo dico subito, non odiatemi, don't hate me, mi raccomando. Per quanto riguarda il nonno, deve essere così. Great Affix su danni e triplo potenziamento su danni, come potete vedere dei danni clamorosamente alti, più 810% di danni, cosa posso dirvi, è una cosa pazzesca. Bella, perché poi questo nonno lo potete utilizzare anche in altre build che poi vi porterò e vi farò vedere, anche e sono sempre molto forti. Se lo trovate il nonno, trovatelo così. Se non siete abbastanza fortunati, vi consiglio di trovare il Great Affix, anzi vi consiglio, quella è una cosa randomica, però meglio sarebbe danni, se non lo trovate su danni, tutte le caratteristiche o vita massima. Se lo trovate su risorse massime, fatevi il segno da croce, perché se risorse massime non ci servono, ecco, tutto qua. Se non avete il nonno, perché come vi ho detto potrebbe essere un problema trovarlo, eccetera,
ma non sarà un problema per voi trovarlo, perché sempre link in bio avete anche il video di come farmare efficacemente ogni 5/10 minuti una scintilla splendente, e quindi farete molto, molto velocemente. Il link in bio per il video in questione. Se non avete il nonno, potete andare ad utilizzare Sanguivore Lama di Zir. Ora, questa qua è un'arma nuova che l'hanno potenziata ultimamente. La cosa importante che dovete andare a vedere, come vedete sotto attacchi al secondo c'è scritto danni da evocazione, è un più 400%, quindi i nostri minion faranno il 400% di danni in più, che è tantissimo. E un'altra cosa molto importante di questa spada è dominio dei guerrieri scheletrici, dominio dei maghi scheletrici e dominio dei golem più 4, quindi se voi non avete il nonno andate ad utilizzare direttamente Sanguivore, mi raccomando. Come vi dice il nome, senza che ve lo metto a schermo, questa spada si trova direttamente da Sirezir, quindi mi raccomando, boss del covo, Sirezir. Ve lo faccio vedere un attimo in mappa per chi non sapesse dove si trova. Anzi, mi muovo pure, che così evitiamo che ci ridisconnette un'altra volta come in tutti i video. Sirezir, eccolo qui, si trova qui, la via oscura. Dovete andare verso Vette Frantumate, viaggiate per Yelesna e da Yelesna vi spostate alla via oscura. Entrerete e poi troverete il dungeon di Zir dove combatterlo. Per quanto riguarda le gemme, gli andiamo a mettere Zaffiro in testa, quindi quelli che ci aumentano intelligenza. Questo qua è da 100.000 e quindi noi abbiamo un'intelligenza più 60. Guardate che carini i nostri amici qui sotto che si muovono, sono troppo simpatici, ti fanno troppa compagnia. Scusate per il, però troppo carini. Gli mettete questi qua in testa, gli mettete intelligenza più 60 e più 60 con le gemme. Per quanto riguarda invece gli amuleti, amuleto e anelli, gli andate a mettere i diamanti. Io gli ho messo i diamanti sempre quelli da 100.000 che ti aumentano la resistenza del 12%. Se non ce l'avete, mettete lì quelli che vi costeranno 10.000, che sono alla portata di tutti quelli. Avrete un po' meno di resistenza, però va bene. Poi nel tempo prenderete loro. Per quanto riguarda invece la spada, l'arma a due mani, gli andiamo a mettere i smeraldi. Doppio danno critico, perché noi, come vi ho detto, lavoriamo sui danni critici avendoci una probabilità del 100%. Anche questi sono a 100.000, potete metterli tranquillamente da 10.000, che avrete minori danni critici ovviamente. Per quanto riguarda invece torace e gambali, partiamo dal torace. Sul torace dovete mettere Xol e Xan. Se invochi un'abilità di un'altra classe, il tuo attacco successivo fa sì che i tuoi colpi siano sempre colpi critici e infliggano sopraffazione per 0,35 secondi. E voi mi direte perché, cioè, che c'entra un'altra classe? Noi non abbiamo abilità di altra classe, e qui cade l'asino, perché sui pantaloni, quindi sulle gambe, gli andiamo a mettere Nagu e Om. Nagu, se mantieni almeno un'evocazione attiva per 5 secondi, ottieni offerta per ognuna fino a 6 evocazioni. E invochi l'abilità Grido di guerra del barbaro aumentando i danni inflitti del 15% per 6 secondi. Voi considerate che noi, avendo tutte queste evocazioni, avendone anche di più di 6, però il cap è 6, vuol dire che ogni 5 secondi noi attiviamo questa cosa. L'urlo dura 6 secondi, ciò vuol dire che noi abbiamo un incremento del 15% perenne, sia per noi sia per i compagni intorno, del danno, ed è una cosa clamorosamente figa anche questa. Ora ci andiamo a vedere i poteri dei boss. I poteri dei boss forse non l'avrete mai visto, ma per la prima volta, sì, esiste anche Tana di Duriel. Tana di Duriel è... Io vi consiglio di provarlo, cioè se non l'avete mai provato, provatelo, perché è veramente, veramente bello, veramente carino. Ecco perché queste build non di grado S+, eccetera, queste build off meta sono belle, perché vi permettono di provare altri poteri, vi permettono di fare tante di quelle cose che metà basta e non avete nemmeno, non potete nemmeno immaginare quante cose potete provare e quanto siano divertenti oltretutto. Tana di Duriel, quando tu utilizzi elusione, ora tu ti rintani sottoterra, quindi noi, cioè, ci tuffiamo proprio sottoterra e ci vedete che camminiamo sottoterra, immobilizzando i nemici circostanti per 5 secondi, infliggendo 417.606, questo è a dipesa da quanto ce l'avete potenziato. Il tempo di recupero di elusione però aumenta di 4 secondi, però non c'è problema perché tanto abbiamo 4 cariche e è tranquilla. Per quanto riguarda i modificatori, andiamo a mettere celerità dell'abbraccio dell'odio, andiamo a mettere disturbo del mia di carne ed andiamo a mettere addestramento della maestra delle bestie.
Ve lo lascio un momento così potete screenarlo, ma non c'è problema perché tanto vi metto direttamente il sito dove poter vedere la build, sempre link in bio. Andiamo direttamente dai mercenari e come primo mercenario metteremo Rair. Rair li andiamo a posizionare ardimento, da ardimento ci spostiamo verso schianto a terra, molto importante questo, da schianto a terra ci spostiamo verso Egida di Rair che ci fornisce il 15% di resistenza a tutti gli elementi, mi raccomando. Poi andiamo sempre sotto, mettiamo bastione, la solita cupola che ci difende dai danni, e poi andiamo al di sotto e mettiamo ispirazione. Per quanto riguarda invece i rinforzi mettiamo Variana. Variana posizioniamo Brama di Sangue. Da Brama di Sangue si attiverà solamente quando noi andiamo a cliccare Rianima Scheletro. Questo qua voi potete mettere o direttamente su Rianima Scheletro, se utilizzate invece di più Golem, posizionate quando voi lanciate il Golem, Variana arriva, oppure direttamente quando il giocatore lancia un'abilità in combattimento, quindi sempre. Io ora lo rimetto qui perché mi deve uscire solamente quando dico io e non sempre, perché magari poi nel momento in cui mi serve non ce l'ho disponibile perché è in cooldown. Andiamo poi a vederci le abilità. L'albero abilità, questo è abbastanza importante, anzi è dove gira tutta la build in realtà. Per aprirlo andiamo a mettere decomposizione, questo dovete mettere questo, mi raccomando, perché volendo lo potete mettere direttamente anche nella vostra barra abilità. Quindi mettiamo decomposizione, da decomposizione andiamo a mettere decomposizione rinforzata. Scendiamo giù e andiamo nelle abilità primarie. Nelle abilità primarie andiamo a mettere carne martoriata 3 di 3, quindi la nostra passiva. La prima passiva che andiamo a sbloccare è carne martoriata e questa deve essere al massimo, mi raccomando. Da qui andiamo su Morbo, gli andiamo a sbloccare un punto a Morbo, lo andiamo a potenziare con Morbo rinforzato e poi andiamo su Morbo sovrannaturale. E per quanto riguarda le abilità primarie è tutto. Ci spostiamo poi sulle abilità macabre. Per quanto riguarda le abilità macabre non dobbiamo mettergli niente, gli dobbiamo mettere solamente un sacco di passive. Partiamo da destra, caduta del titano. Mentre hai fortificazioni infliggi il 8% di danni aggiuntivi, comunque il 18% di danni aggiuntivi ai nemici elite, 3 di 3. Scendiamo giù e andiamo a mettere corazza chiodata, anche questa ti è 3 di 3, ottieni 120 spine, il 15% di armatura e il 10% di probabilità di parata, perché queste spine non sono solamente rivolte verso noi, ma sono anche i nostri companion, quindi i nostri scheletri, eccetera, che hanno anche loro le spine. Molto, molto importante, dominio dei guerrieri scheletrici. Questo lo mettete al massimo e poi lo aumenterete con le scarpe, eccetera, se mettete la spada e quant'altro, con l'anello, eccetera. Siamo arrivati a 11 di 3, che può essere ancora aumentato. Comunque sia, di base dovete mettere 3 punti su 3. Per quanto riguarda andando verso sinistra mettiamo un punto a mietitura torva. Mietitura torva ci serve solamente per sbloccare la passiva che andiamo a mettere, che è alimentazione mortale, che deve essere messa a 3 punti su 3, mi raccomando. E per quanto riguarda anche le abilità macabre, mi sta girando una zanzara davanti e mi sta facendo impazzire. Ok, ogni tanto vedete che giro un po' l'occhio, c'ho sta zanzara che mi passa, voi non la vedete dalla cam, però è veramente fastidiosa. Poi ci spostiamo alle abilità maledizione e nelle abilità maledizione andiamo a mettere un punto su Vergine di Ferro, perché noi andremo a maledire tutti i mob che abbiamo intorno, così ridurremo i loro danni diretti, eccetera. Quindi un punto su Vergine di Ferro, lo andiamo a potenziare con Vergine di Ferro rinforzata, e da Vergine di Ferro rinforzata la andiamo a potenziare su Vergine di Ferro orrida. E ora andiamo con le passive, sempre nelle abilità maledizione. Partendo dall'alto abbiamo Abbraccio della Morte 3 gradi su 3. Danni amplificati 3 gradi su 3, mi raccomando, qui avremo anche il contributo oggetto che ce lo aumenterà. Dominio dei maghi scheletrici, molto importante anche questo, lo mettete 3 su 3. Tutto ciò che troverete di dominio, che siano scheletri, che siano maghi, che siano golem, eccetera, questo deve essere messo tutto al massimo, mi raccomando. Quindi 3 su 3. E poi andando verso destra, approccio mortale, aumenta la tua velocità di movimento del 15%, perché ogni tanto una piccola velocità di movimento, oltre che rintanarci sottoterra, ne abbiamo bisogno. E per quanto riguarda le abilità maledizione è tutto, ci spostiamo direttamente sulle abilità macabre e per le abilità macabre andiamo a sbloccare tentacoli cadaverici in alto a destra,
da tentacoli cadaverici lo andiamo a potenziare con tentacoli cadaverici rinforzati e da rinforzati lo andiamo a potenziare con cadaverici infetti. E anche qui per quanto riguarda le abilità è tutto. Ora vi faccio vedere le passive. Per quanto riguarda le passive, quindi andando da tentacoli cadaverici verso sinistra, troviamo sangue coagulato, infliggi il 18% di danni aggiuntivi mentre sei in salute. Anche questo viene sempre rimandato anche ai nostri companion minion. Sotto sangue coagulato troviamo verso sinistra ricerca del mietitore, questa qua anche deve essere messa 3 punti su 3, mi raccomando, e la stesso tenebre anche 3 punti su 3, che ci andranno a proccare queste due con morbo, che morbo lo lanceremo spesso e volentieri. E per quanto riguarda anche le abilità macabre è tutto. Ci spostiamo sulle zone ultra, che questa è molto importante, già vedete dei numeroni abbastanza alti qui. Per la nostra ultra sarà frattura dell'anima, come vi ho fatto vedere dalle tempre, che vi ho fatto mettere tutte riduzioni di tempo di recupero di frattura dell'anima o durata di frattura dell'anima, perché questa è l'ultra che andremo ad usare fino a per questa stagione, raga, mi raccomando, perché nella prossima stagione, nella stagione 9, purtroppo frattura dell'anima verrà totalmente annichilita, gli verranno tolte la possibilità di darci a noi la barriera, eccetera, che poi ve lo porterò perché domani o dopodomani dovrebbe aprire il reame pubblico di prova, il PTR, e andremo a testare e poi vi porterò tutte le cose della stagione 9 per vederle insieme e in diretta. Comunque sia, ritornando a noi, frattura dell'anima dobbiamo tenerla 5 punti su 5. La andiamo a potenziare con frattura dell'anima suprema e da suprema la andiamo a potenziare con anima pregiata, quindi questa la dovete mettere tutta la fila al completo e al massimo. Ora andiamo a mettere le passive, e le passive anche sono molto importanti perché andiamo a posizionare 3 punti su 3 su finalità. Da qui, da finalità, li andiamo a posizionare dominio dei golem, questo deve essere il più alto possibile, mi raccomando. Siamo a 15 gradi su 3 e può ancora aumentare a dipesa dipende sempre dalle vostre rifiniture. Questo comunque sia, di base abbiamo 3 punti su 3. Per quanto riguarda le altre passive, andiamo sotto e mettiamo leader carismatico 3 punti su 3, andiamo su vincolo dell'essenza sempre 3 punti su 3 e poi andiamo su comandante infernale e questo anche 3 punti su 3 più tutti i contributi oggetti che abbiamo preso, come vi ho fatto vedere, dai nostri item. Da qui poi andiamo su editto di Kalan, quindi le passive chiave, la nostra passiva chiave sarà editto di Kalan. La vostra velocità d'attacco dei tuoi servitori aumenta del 3%, infliggono il 3% di danni aggiuntivi per ogni servitore attivo. Noi avendone abbastanza, la velocità d'attacco è molto alta. Quando uno dei tuoi servitori muore, gli altri diventano più cattivi, si inferociscono, infliggono il 22% di danni aggiuntivi per 3 secondi. Un po' come un po' di vendetta, una sana vendetta va sempre bene. Ci spostiamo sui gradi eccellenza. I gradi eccellenza, eccolo qui, infatti ce l'ha rimesso in alto e non ce l'ha messo all'inizio. Il primo grado eccellenza che noi andiamo a sbloccare, quindi il grado quello iniziale, è il glifo controllo. Noi andremo a mettere glifo controllo. Per ogni 5 punti intelligenza acquistati a portata infliggiamo il tot per cento di danni in più ai bersagli sotto effetti debilitanti. Gli effetti debilitanti li faremo con morbo, eccetera, come vi ho fatto vedere dagli item. Il bonus aggiuntivo che noi avremo è infliggi il 20% di danni aggiuntivi ai nemici sotto effetti debilitanti sempre, e il bonus leggendario, superato il livello 45 del glifo, mi raccomando, vi ricordo che il potenziamento leggendario va dopo il 45, quindi al 46 diventa leggendario, infliggi l'8.5% di danni aggiuntivi ai bersagli sotto effetti debilitanti. Ve lo lascio un attimo così potete dargli un'occhiata e soprattutto screenarlo se ne avete bisogno. Ok, poi passiamo al primo Paragon. Il primo Paragon si chiama Sangue chiama sangue. I globi di sangue forniscono 10% di danni aggiuntivi fino a un massimo del 50% per 5 secondi. Sangue chiama sangue chiede il castone del glifo, il glifo essenza. Essenza dice che per ogni 5 punti destrezza acquistati a portata infliggi il tot per cento, il 18% e mezzo, questo sempre dipeso in varia in base alla vostra potenza del glifo, quindi a quanto l'avete livellato, di danni critici aggiuntivi, molto importante. I colpi critici infliggono in più il 22% di danni aggiuntivi a nemici che non sono in salute
e il bonus leggendario abbiamo un aumento di danni dell'8.5%, sempre dei danni critici. Ci andiamo a spostare poi verso destra e verso destra andiamo a sbloccare Capo del Culto. I tuoi servitori infliggono il 40% di danni aggiuntivi per ogni 20% bonus alla velocità d'attacco. Ecco perché anche vi dicevo è molto importante la velocità d'attacco per questo motivo, per questo nodo leggendario. Capo del Culto chiede come glifo rianimatore. Rianimatore dice che i nodi dell'eccellenza a portata ottengono un bonus del 118% ai danni dei servitori e ai modificatori della riduzione danno. Ogni volta che le tue evocazioni infliggono danni a un nemico, quel nemico subisce l'1% di danni aggiuntivi da parte tua per 10 secondi. Ovviamente il cap è al 15%. E il bonus leggendario è infliggi 5.4% di danni aggiuntivi puri. Non vi ho fatto vedere i nodi d'eccellenza che cosa sono semplicemente questi qua. Eccoli qua, vedete? È il colore verde perché viene potenziato direttamente dal nostro glifo. Eccoli qui. Vengono tutti potenziati dal nostro glifo, tutti i nodi eccellenza. Quando avrete più punti gli metterete anche questi qua che sono ancora coperti. Poi tornando al sangue chiama sangue, da sangue chiama sangue andiamo al piano di sopra e andiamo a mettere come pagina mangia carne, consumare 5 cadaveri ci fornisce il 40% di danni aggiuntivi per 6 secondi. Mangiacarne chiede come glifo corporeo. Corporeo fornisce un bonus del 177% a tutti i nodi magici a portata. I nodi magici sono questi colorati di blu, mi raccomando, come vedete infatti la scritta danno eccetera è scritta in verde perché è potenziata direttamente dal glifo. Il bonus aggiuntivo è infliggi il 10% di danni fisici aggiuntivi e la tua velocità di movimento aumenta per ogni servitore attivo. Per quanto riguarda i danni fisici, per noi ci interessa e non ci interessa, però il boost è sempre molto importante per i nostri servitori perché aumenta la potenza dei nostri servitori. E poi il bonus leggendario infligge il 5.4% di danni fisici aggiuntivi sempre per loro. Andando a sbloccare poi l'ultimo Paragon, si chiama Mostruosità Imponente ovviamente per il nostro golem, perché la build gira quasi tutta sul nostro golem, quindi Mostruosità Imponente chiede come glifo, indovinate un po', il glifo Golem. Per ogni 5 punti volontà acquistati a portata, i golem infliggono il 20.9% di danni aggiuntivi. I golem infliggono 25% di danni aggiuntivi col bonus aggiuntivo e il bonus leggendario infligge il 6.2% di danni puri aggiuntivi. Anche qui stessa cosa, quando avrete dei punti in più da posizionare andatevi a sbloccare gli altri punti su volontà perché è molto importante aumentare i danni del golem. Infatti come potete vedere abbiamo sbloccato anche questi altri nodi. Sono i nostri danni puri, come abbiamo sbloccato questo che sono i danni del golem, come abbiamo sbloccato questo che sono altri danni da golem che sono molto importanti. Ora vi porto a far vedere il libro dei morti. Per il libro dei morti abbiamo guerrieri scheletrici, maghi scheletrici e golem. Per quanto riguarda i guerrieri scheletrici abbiamo messo guerrieri scheletrici mietitori e poi siamo andati a potenziare nel primo slot. Gli attacchi caricati di mietitura riducono uno dei tuoi tempi di recupero attivo di 3 secondi. Ora qui avete una scelta, o potete mettere direttamente questa che ho messo io, oppure potete andare a mettere questa qui. I mietitori hanno una probabilità del 15% di strappar via la carne dal bersaglio generando un cadavere. Quel cadavere servirà al golem per mangiarlo e ridurre il suo tempo di recupero. Questa è a scelta vostra su quale fare delle due. Poi ci spostiamo sui maghi scheletrici. I maghi scheletrici devono essere maghi scheletrici d'ombra con il potenziamento al primo slot che infligge il 3% di danni aggiuntivi per ogni mago d'ombra attivo. Considerate che noi abbiamo i maghi scheletrici che sono 5, quindi abbiamo un 3% moltiplicato per 5, quindi un 15% di danni aggiuntivi. E la matematica, come vedete, non è un'opinione. L'ultimo che andiamo a sbloccare è il golem. Golem, andiamo a mettere il golem di sangue. Golem di sangue lo andiamo a potenziare con quando il tuo golem di sangue si cura con la sua abilità attiva, ti cura del 5% della tua vita massima per ogni nemico. Quando il tuo golem di sangue è in salute, quindi quasi sempre, ottiene una riduzione danni del 25% e infligge il 50% dei danni aggiuntivi, che è tantissimo. Ora vi porto a far vedere anche cosa dovete prendere prima di uscire, perché questo è sempre molto importante, sia per livellare sia per potenziarvi.
Loro intanto stanno facendo ancora avanti e dietro, mi stanno a fa venì 'na mezza sincope a continuare a guardarli. Ora mi muovo anche io perché così almeno credo che loro si fermano un momento, assolutamente sì, okay, perfetto. Per quanto riguarda gli incensi, che come vi ho detto ne potete prendere 3, andate a prendere l'incenso Sussurro del Saggio, che aumenta ovviamente la nostra intelligenza. Andate a prendere spezie lenitive, che aumenta la resistenza a tutti gli elementi del 10% e vi dà un'armatura del 150%, ma se avete seguito questa build, come potete vedere non siamo ancora a livello, quindi ora tanto noi le abbiamo finite, vi faccio vedere come saliamo. Il terzo incenso che andiamo a prendere aumenta l'armatura di 300 per tutti i giocatori vicini. E da qui andiamo a prendere anche Elisir della Fermezza, che ci aumenta la nostra vita massima. Ora guardate armatura e vita, ci prendiamo il primo che è intelligenza e ok, quindi ci aumenta i nostri danni. Andiamo a prendere le spezie lenitive, che ci aumenta la resistenza massima a tutti gli elementi, ma soprattutto anche l'armatura. Da 553 siamo passati a 768 e ora ci andiamo a prendere anche Canto della Montagna, che ci porterà a 1197. Abbiamo anche sgarato di 197 punti oltre. E poi ovviamente ci andiamo a prendere l'ultima, che è l'Isir della Fermezza, che oltre che darci il 20% della vita massima ci dà l'8% di esperienza in più, che è tantissimo. Ora, come nostra consuetudine, vi porto un attimino in marea per far vedere un po' il funzionamento di questa build, quindi ci vediamo non appena il viaggio è pronto. Ok signori, siamo arrivati in marea. La prima cosa che voglio farvi vedere è proprio questa. Guardate qui, danni aumentati, la durata di 3 secondi, 6 secondi, eccetera. Questo qua è l'urlo di sfida del barbaro. Guardate un po'. Qui non riesce ancora a terminare, quindi arriva a 2 secondi, forse 1 secondo e resetta. Era quello che vi dicevo prima, che avremo sempre danni aumentati periodicamente e per sempre nel momento in cui ovviamente usciamo da questa zona. Ora ci andiamo a fare un piccolo giro, qui vabbè c'è una signora del sangue, ma lei poco ci interessa per ora perché vorrei farvi vedere un attimino come funziona e qui c'è troppa gente. Noi quando arriviamo attiviamo subito l'ultra e mandiamo a picchiare direttamente loro. Come potete vedere puliranno tutto. Ora vorrei avvicinarmi anche di più. L'importante è che voi rimanete abbastanza lontani dai vari combattimenti, mi raccomando, perché comunque sia ci pensano loro a fare tutto. Ecco perché vi ho detto che questa anche è una build molto tranquilla, super chill, vedete, un colpo e spaccano tutto. Una build super chill, soprattutto se volete guardarvi il telefono un attimo se vi squilla, o vi volete fumare una sigaretta, o volete fare quello che volete, tanto ci pensano loro, potete rimanere anche un istante fermi, ci pensano loro ad abbattere tutti. Il giro che dobbiamo fare, che è importante, è sempre il solito. Partiamo con frattura dell'anima, la frattura dell'anima deve essere sempre attiva, mi raccomando, perché ci genererà barriera risucchiandola dai nostri nemici. Quindi partiamo con frattura dell'anima. Ovviamente se non avete scheletri attivi li andate ad evocare. Quando arrivate dai nemici attivate quindi, come vi ho detto, frattura dell'anima e poi mandate subito il vostro golem a picchiare tutti. Se sono troppo lontani i vostri scheletri avranno già creato queste, che sono i pezzi di carne che vedete a terra, utilizzati direttamente con uno tentacoli cadaverici. Tentacoli cadaverici risucchieranno tutti quanti a sé e voi manderete direttamente, boom, il golem a picchiare tutti e farete lo sfacelo di danni. Questo è il giro, quindi il giro è semplicemente frattura dell'anima, tentacoli cadaverici e golem. Ora ve lo vorrei far vedere, ma stanno uccidendo tutti e non c'è nessuno qui, eccoli qua. Attivate l'ultra, tentacoli cadaverici, arriva il golem che fa questo suo attacco così e ammazza tutti quanti. Loro vi coprono anche, come avete potuto vedere, stavano arrivando dei danni da lontano, vi coprono anche da quei danni, quindi colpiscono loro e non colpiscono noi. Questa è anche una cosa molto importante perché a loro non fanno quasi niente di danno, ecco. Sempre stessa cosa, quando arrivate qui in mezzo attivate l'ultra, mandate direttamente il vostro golem e gli scheletri da lontano eccetera e loro uccideranno tutti quanti e creerete il devasto. Io ora sto andando anche abbastanza a rilento per farvi vedere, però voi potete tranquillamente camminare e farmare senza nessun problema perché ci penseranno loro ad abbattere tutti, quindi voi avrete solamente in arrivo l'esperienza eccetera.
L'unica cosa che potrebbe crearvi problemi è quando voi siete troppo lontani, che ovviamente non vi raccolgono le cose che voi buttate a terra, quindi un po' più vicino ci dovete comunque stare. Anche per fare gli eventi in zona, cioè è semplicissimo, perché tanto penseranno a tutto loro, come potete vedere, voi potete stare tranquillamente così senza toccare niente. Io sto senza mani, cioè proprio eccolo qua, ci pensano a tutto loro tranquillamente. Ovviamente nei pit non potete aspettarvi di fare dei pit livello 100 eccetera, questo assolutamente no, non potete farlo, però livello 80 o addirittura livello 90, massimo 95, se siete tutti perfetti con rifiniture e potenziamento potete farli. Oltre quello no, non potete farli raga, perché è la build, come vi ho detto, che non ci arriva in questa stagione, ecco. Non per qualcosa, ma è purtroppo è così per ora. Speriamo che nella prossima stagione vengano anche loro potenziati, però mi ha fatto piacere soprattutto portarvi una build differente, portarvi un tipo di build come questa, perché è una build, come vi ho detto, super chill, super divertente e soprattutto è sempre bello provare nuove build per imparare anche le movenze differenti di tutto quanto. Io con questa super armata di minion, super scheletrini, golem, eccetera, vi ringrazio come al solito, tanto loro stanno picchiando tutte cose, noi stiamo chiacchierando da prima. Io vi ringrazio come al solito per la visione, mi raccomando lasciate un commento, un like e una condivisione e soprattutto fatemi sapere se questa serie può piacervi e la continueremo sicuramente portando altre cose molto fighe, non di grado S, mi raccomando, come vi ho detto. Quindi vi ringrazio e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi!